Saluti da Heavy Metal Heaven. Quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare una band deathcore americana un po' immatura, ma già molto capace nell'evocare pesantezza e brutalità. Secondo molti amanti del metal più classico, metalcore e deathcore sarebbero generi poco appetibili perché finti, artificiosi e poco convincenti. A dirla tutta, se da un lato questo è soltanto un pregiudizio, dall'altro è vero che alcune band, anche con una certa fama a volte, appaiono un po' vuote e poco incisive nella loro aggressività, come se abbracciassero il genere più per moda che per convinzione. Ma non sempre è così. C'è anche chi è del tutto dedito alla propria musica, come i Cleansing of the Temple. Provenienti dalla Carolina del Sud, dopo un primo EP nel 2022, si sono ripresentati lo scorso 12 luglio con The Devil Knows My Name. Primo full length della loro carriera, a livello stilistico si presenta onesto e riesce a incamerare della ferocia reale, palpabile in un deathcore molto efficace. Presenta un'impostazione non lontana dal classico e influenze brutal death metal, sia nei riff che nella voce di Gavin James, divise tra urla strazianti e un grunt molto basso. Non disdegna però influssi da altri generi, a volte molto lontani. In certi casi rasentano anche l'avanguardia, come accade soprattutto in Abwun Bashmaya, A Time for War. Alterna momenti rumorosi in maniera voluta, un inizio con un lungo campionamento in giapponese e una coda lenta, molto sludge, non fosse per le sonorità industrial e noise che penetrano specie nel finale, per un risultato strano ma piuttosto apprezzabile. Tuttavia, i Cleansing of the Temple danno il meglio quando puntano sull'aggressività, qualcosa che riesce loro molto bene a evocare. Merito non solo del già citato comparto vocale, ma anche delle chitarre di Dustin Duval e di Matthew Clark. Brillano molto spesso, che siano in una dissonanza o in un riff grasso, pesantissimo, anche grazie a un'impostazione molto ribassata. Aiuta anche una registrazione forse non pulitissima, ma ben studiata nelle sonorità basse, che rende la musica di The Devil Knows My Name ancora più tagliente. È in questo quadro che si compone una mezz'ora breve ma molto intensa. Il momento più efficace si trova di sicuro all'inizio, con il trio formato da God of Hate, la title track e Piss and Spit. La prima è un pezzo deathcore classico, ma che esprime già una grandissima rabbia attraverso la voce di James e i tanti passaggi inanellati. La seconda è più statica e meno varia, ma ciò rende solo più efficace la sua oscurità e la sua carica marcia, lancinante, potente come nell'hardcore o nello sludge più nichilista. È l'atmosfera su cui può contare anche l'ultima del trio, però più pesante e a tratti davvero estrema. Al suo interno brilla la prestazione del cantante, che si produce anche in una sorta di rap urlato in maniera straziante, e anche quella dei chitarristi, sempre al meglio coi loro riff. Purtroppo però, anche nella sua brevità, The Devil Knows My Name non è perfetto. Al suo interno è presente qualche brano più anonimo e meno valido che ne abbassa la qualità. Un caso a parte poi è quello della closer track, che risponde al chilometrico titolo di Where Does Darkness Dwell When We Open Our Eyes. Anche nella scaletta è il pezzo più lungo, coi suoi quasi 7 minuti. Ma nonostante ciò, la componente deathcore è eccellente, specie nella travolgente chiusura. Il problema è la presenza a tratti di orchestrazione, chissà se voluta dal gruppo o imposta da qualcun altro. Dà la sensazione di voler imitare i Lorna Shore e cavalcarne il successo. Pur essendo ispirato e di ottimo livello, il risultato stona un po' con il resto del disco, molto più spoglio. Tra pregi e difetti, Devil Knows My Name risulta quindi un disco un po' ondivago. L'idea che se ne ricava è che i Cleansing of the Temple siano ancora immaturi e alla ricerca di una propria strada, seppur alcuni passi nella giusta direzione siano già stati fatti. Sulla loro personalità non si discute, come anche sulla loro abilità nel tradurre in musica potenza e aggressività. Sono i fattori che rendono il disco molto buono anche nelle sue sbavature. Se poi gli americani sapranno anche limare i propri spigoli, in futuro ne sentiremo delle belle. Nel frattempo, se ti piace il deathcore, intanto ti consigliamo almeno un ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven, 80 su 100. Questa volta è tutto. Se hai apprezzato la video recensione, faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere.
Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!